Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Dopo aver girato il van tour del nostro Duke, che potete rivedere qui, o vedere se non l'avete ancora visto, parliamo dei costi della camperizzazione nel dettaglio. Un argomento scottante, abbiamo ricevuto un sacco di domande a riguardo dall'inizio ed ora siamo pronti a condividere con voi. Partiamo a parlare del costo del mezzo. Lui ci è costato 16.400 euro. L'abbiamo acquistato nell'aprile del 2021 e siamo andati fino a Torino a comprarlo, che non è proprio dietro l'angolo per noi, dopo però comunque averne visionati veramente tanti. L'abbiamo acquistato che aveva circa 92.000 km, è un Fiat Ducato del 2018 e diciamo che tutto sommato siamo contenti dell'acquisto che abbiamo fatto, ma ci tenevamo a darvi anche un consiglio. Se non siete voi esperti di mezzi, motori, carrozzerie e quant'altro, vi consigliamo di magari andare a visionare il mezzo con qualcuno di esperto, perché noi alla fine dei conti sono saltati fuori tanti piccoli problemini che da inesperti del mestiere non avevamo notato purtroppo. Niente di trascendentale. Potevamo abbassare solo un po' il prezzo, esatto, tutto qua. Quindi potevamo giocare un po' sul prezzo, quindi ci tenevamo a darvi questo consiglio perché potrebbe cambiare un po' le sorti dell'acquisto. Ora possiamo iniziare a parlare di tutto ciò che è extra mezzo, quindi tutto quello che abbiamo aggiunto noi durante la camperizzazione. Partiamo dalle finestre, uno dei costi più ingenti. Abbiamo un totale di 5 finestre e una ventola. Nello specifico la ventola è una Max Fan. Abbiamo poi 2 finestre della Carbes, che sono queste alle nostre spalle a compasso. Sul portellone abbiamo una finestra della Dometic a scorrimento, mentre sempre della Dometic abbiamo questo oblò che è un Midiechi. In bagno invece abbiamo un oblò della Fiamma. Come vi dicevo, questo è stato uno dei costi un po' più importanti, soprattutto la Dometic è una marca che costa, quindi abbiamo deciso di comprare solo 2 finestre della Dometic. Poi abbiamo trovato la Carbes, che sono appunto queste 2 finestre qui dietro. Non trovavamo grandi recensioni online, quindi ci siamo un po' buttati. Possiamo dirvi in realtà che noi ci stiamo trovando benissimo, quindi essendo che hanno un costo realmente molto inferiore, ve le consigliamo. Detto questo, il totale di tutte queste finestre ci è costato 2.118 euro. Come abbiamo anticipato durante i video della nostra van conversion, alcuni lavori li abbiamo fatti fare da dei professionisti, in particolare l'installazione delle finestre e il taglio della lamiera è stato uno di questi. Quindi il costo che vi stiamo per dire potrebbe essere un costo che voi non dovreste affrontare. Il carrozziere infatti ci è costato 950 euro. In questo costo in realtà però ci sono anche alcuni lavori che ha dovuto fare alla carrozzeria del mezzo, perché come vi anticipava Zibe abbiamo scoperto poi che c'erano alcune cose che non andavano nel furgone. Niente di drastico, però comunque ha avuto un peso sul costo complessivo del carrozziere. Il primissimo lavoro che abbiamo fatto noi sul furgone è stata la coibentazione. Abbiamo utilizzato l'Armaflex da 9 e da 19 mm. Sappiamo che è un prodotto decisamente costoso e che ci sono tantissime varianti molto più economiche, ma dopo svariate ricerche abbiamo capito che era comunque un prodotto altamente performante e di altissima qualità. Oltre a questo abbiamo anche utilizzato prodotti sonorizzanti e tutta la coibentazione ci è costata un totale di 544 euro. Prima di questa camperizzazione, come avevamo accennato in altri video, non avevamo mai fatto nulla del genere, ma nemmeno un lavoretto fai da te semplicissimo, e da qui che deriva il prossimo costo. Infatti abbiamo dovuto acquistare tutti gli attrezzi che ci hanno aiutato a convertire questo furgone, come per esempio i chiodi, il seghetto alternativo, martelli e quant'altro, per un totale di 510 euro. Questo costo comunque potrebbe non rientrare, esatto, non potrebbe rientrare nella vostra camperizzazione perché magari siete super attrezzati e quindi non dovete comprare nessun tipo di attrezzo. Acquistati gli attrezzi, abbiamo comprato ciò che vedete per la maggiore su questo van, ovvero il legno. Solo per il legno abbiamo speso 1.077 euro, divisi in 2 categorie. Infatti abbiamo un legno flex che abbiamo utilizzato per creare questo effetto curvo che tanto volevamo, e solo questo ci è costato 470 euro e l'abbiamo utilizzato appunto solo per le pareti. Tutto il resto, quindi mobili, panche eccetera, è ovviamente il legno compensati di diversi spessori, e abbiamo speso un totale di 607 euro. Passiamo ora alla cucina e ai principali componenti. Il lavandino, quindi lavabo e miscelatore estraibile, l'abbiamo pagato 142 euro. Abbiamo poi l'induzione a 2 fuochi della Candy che abbiamo pagato 139 euro. Tra l'altro, se non ricordo male, era in offerta. Sì. Costava un centinaio di euro in più. Sì, mi sa che era Black Friday, quindi un annetto fa. Top cucina, abbiamo preso un laminato in rovere e l'abbiamo pagato 134 euro con dell'avanzo, ma purtroppo dovevamo prendere 2 pannelli perché le dimensioni erano quelle. E l'ultimo costo molto molto importante e ingente è stato il frigorifero. È un frigorifero della Vitrifrigo da 90 litri e ci è costato 759,50 euro. Passiamo alla doccia / WC. Tutto quello che c'è lì dentro ci è costato 300
196 euro. In realtà gran parte del prezzo è dovuta al cosiddetto Urine Deviator, che è quell'aggeggio che abbiamo installato nel nostro VC Compost che divide la numero 1 dalla numero 2. Infatti solo questo ci è costato 181 euro. In questo totale sono comprese cose come la tenda della doccia, le pareti, il soffione, lo stendino, il piatto doccia che per esempio ci è costato solo 32 euro, gomma liquida per impermeabilizzare il tutto. Ci teniamo anche a precisare che è un costo abbastanza basso quello totale appunto del nostro bagno, perché abbiamo deciso di costruire noi il VC Compost. Infatti ci è costato praticamente quasi solo come il costo dell'Urine Deviator, perché poi il resto era tutto legno e una tanica di un costo credo una decina di euro. Altrimenti appunto i VC da acquistare avevano prezzi sui 1000 euro, quindi per ora abbiamo deciso di procedere così. Decisamente più economico. Parliamo ora del costo maggiore di tutta la camperizzazione, che è l'impianto elettrico. Il nostro furgone è totalmente gas free. Infatti come diceva prima lei, abbiamo un'induzione e sicuramente ha inciso molto sul totale di questa categoria, ovviamente. Parliamo subito di numeri. Per questo impianto elettrico abbiamo speso la cifra di 3.418 euro. Non proprio due spicci, ma la scelta di essere gas free ci ha costretti a installare dei prodotti di un certo tipo. Soprattutto per quanto riguarda l'inverter, perché nella maggior parte delle camperizzazioni chi ha il gas può installare un inverter meno potente rispetto al nostro. Infatti noi siamo stati costretti a installare un inverter da 3000 watt con un picco di 9000 per poter reggere l'induzione, che anche lui ha un picco di circa 3000 watt, tenendo conto che poi abbiamo comunque le prese 220, certo, caricare quant'altro. Avevamo bisogno di un inverter bello massiccio, quindi quello chiaramente incide molto. Ci è costato infatti intorno ai 700 euro, che non è... Ha inciso abbastanza. Che ha inciso abbastanza, esatto. Non da meno sono le batterie. Infatti noi abbiamo deciso di installare 2 batterie al litio da 200 ampere l'una, che anche loro sono costate 1650 euro. Quindi capite che il prezzo, i costi per fare una scelta di questo tipo iniziano a lievitare quando si tratta di prodotti di un certo tipo. Chiaramente ci sono altre batterie come le AGM al gel, ma sono di un'altra qualità, sono meno performanti e di certo non sono adatte per un impianto del genere. Abbiamo inoltre installato altre apparecchiature come l'MPPT della Votronic, che ci è costato 300 euro, che è connesso direttamente a 3 pannelli solari monocristallini da 170 watt l'uno, che ci sono costati 99 euro l'uno. Inoltre abbiamo il DC-DC charger, che ci permette di ricaricare le batterie attraverso l'alternatore, che ci è costato 195 euro. Queste sono le voci che hanno avuto più peso. Ovviamente nel totale sono comprese altre cose come cavi, cavetti, connettori e tutto ciò che è servito ad installare l'impianto elettrico. Dall'elettricità passiamo all'idraulica. Nel totale che vi diremo ci sono compresi anche per esempio il boiler nautico, che ci è costato 329 euro, la pompa dell'acqua della fiamma, che ci è costata 88,92 euro. Un altro costo abbastanza importante sono state le taniche. Quella delle acque chiare da 125 litri ci è costata 89,99 euro, mentre le 2 taniche delle acque grigie che abbiamo sotto il mezzo da 45 litri l'una ci sono costate 169,98 euro. Tutto sommato ci è costato 1819 euro. In vano abbiamo anche il riscaldamento. Abbiamo optato per un riscaldamento a gasolio, abbiamo il Planar da 4 kW, c'è anche meno potente, quindi meno costoso. Questo compreso anche dello schermino per accenderlo e spegnerlo ci è costato per un totale di 769,97 euro. Parliamo ora degli ultimi dettagli. Un elemento che all'inizio della camperizzazione pensavamo ci sarebbe costato veramente tanto è il pavimento. Alla fine invece ce la siamo cavata con davvero pochissimo, infatti abbiamo pagato 53 euro e abbiamo acquistato 2 scatole di vinilico autoadesivo. Meglio di così non poteva andare. Uno degli ultimi acquisti che abbiamo fatto sono i cuscini su cui siamo seduti ora, che alla sera diventano anche il nostro materasso, e bisogna ammettere che è stata una ricerca abbastanza complessa. Sì. I cuscini e i rivestimenti sono costati un totale di 311 euro. Per la nostra esperienza ci siamo trovati molto comodi e abbiamo risparmiato anche qualche soldo andando a fare i rivestimenti da un'altra parte rispetto a dove abbiamo comprato i cuscini, la gomma piuma. Abbiamo acquistato noi il tessuto, scelto noi, anche proprio a livello di colori. Abbiamo avuto più scelta a spostarci da un negozio che vendesse solo tessuti, e poi abbiamo fatto fare tutto da una sarta, e il totale ci usciva meno rispetto a farli rivestire dove abbiamo acquistato la gomma piuma.
Prima di parlarvi dell'ultimo grande costo, che è anche credo quello che interessa alla maggior parte di voi, ovvero l'omologazione, parliamo di un ultimo totale in cui abbiamo racchiuso praticamente tutti i dettagli, quelle cose che non avevano macro categorie particolari, quindi li abbiamo chiamati gli extra. In questa sezione fanno parte per esempio la gamba del tavolo, che ci è costata 208,90 euro, che è un Lagoon, la piastra girevole del nostro sedile singolo, che ci è costata 225,17 euro, e poi tanti altri dettagli meno costosi, come per esempio le maniglie dei cassetti, le chiusure dei cassetti per non farli aprire mentre siamo in guida, il bracciolo del sedile perché il sedile che avevamo trovato non aveva bracciolo. Abbiamo inserito qui anche per esempio le tende, oppure la scala. Non abbiamo infatti una scala fissa fuori dal mezzo, ma una scala che si apre e chiude all'evenienza. Abbiamo inserito insomma un po' tutti i dettagli finali della camperizzazione, per un totale di 654,17 euro. Siamo arrivati all'ultimissima voce di questa camperizzazione, che come anticipava Roby è l'omologazione. Noi infatti, come spiegato in vecchi video, ci siamo appoggiati a un'agenzia italiana di Milano, la quale a sua volta si appoggia alla Germania per poter matricolare il mezzo come camper. Spiegata la procedura veramente in brevissimo, il mezzo va in Germania, viene rimatricolato con la targa provvisoria tedesca, torna in Italia e viene rimatricolato come camper. Dopo un po' di procedure di cui si occupa l'agenzia comunque. Esattamente, quindi spiegato proprio in breve. Quindi questo è stata diciamo il nostro iter, e tutto questo procedimento ci è costato la cifra di 2.257,50 euro. Anche se vi sarete ormai fatti un'idea del costo totale di questa camperizzazione, ora vi daremo il numero esatto. Prima però volevamo fare due precisazioni. La prima è che il totale è più o meno arrotondato, perché ci sono stati veramente tantissimi costi, tanti veramente piccoli, che non siamo riusciti a tenere traccia, non siamo riusciti a inserire nel totale, e quindi volevamo essere onesti e sinceri riguardo a questo. Ci sarà scappato sicuramente qualcosa, niente di grande, esatto, sicuramente. Il totale però questo può cambiare, variare di euro qualche più euro meno. Esattamente. Sì. L'altra precisazione riguarda il fatto che noi questa camperizzazione l'abbiamo iniziata ad aprile 2021, quando i prezzi erano lievitati a causa della pandemia. Quindi questo per dire che dipende molto dal periodo in cui uno decide di camperizzare un furgone, come ad esempio oggi, che i prezzi sono ancora più alti rispetto a quando l'abbiamo fatta noi. Quindi questo è inciso abbastanza sul totale. Esatto. Nel nostro caso il totale veramente può variare anche in base a questo. In base a questo soprattutto. Ok, ci siamo. Rullo di tamburi. Quindi il totale della camperizzazione, comprensivo anche del furgone, è di 32.452,14 euro. Considerato il costo dei camper già pronti, siamo soddisfatti del totale. Era anche un po' la cifra che ci aspettavamo di spendere quando all'inizio facevamo ricerche su quanto si potrebbe spendere. In più va precisato che noi non usiamo il van solo per qualche fuga del weekend, ma ci passiamo veramente molto tempo, quindi costruendolo abbiamo seguito un po' più le linee guida di una casa e quindi investito di conseguenza. Ed eccoci arrivati alla fine di questo video. Noi vi abbiamo lasciato qualsiasi numero possibile, ma se avete qualche dubbio, curiosità, perplessità, lasciate tutto nei commenti che noi vi aiutiamo nel nostro piccolo. Fateci anche sapere se vi aspettavate questo totale, se magari dopo aver visto il van tour, se pensavate di più o di meno, siamo curiosi. Siamo davvero curiosi. E iscrivetevi al canale, perché per chi non lo sapesse, siamo già stati in van per circa 4 mesi nel nord Europa e stiamo per pubblicare gli ultimi video di questa nostra avventura, quindi vi aspettiamo.